Ciao amici, benvenuti in questo super nuovissimo video. Oggi torniamo a parlare di car tablet dedicati per le nostre Nissan Qashqai e lo facciamo con un prodotto, oserei dire, anacronistico della Road Envy modello X12. Perché anacronistico? Perché, ragazzi, è un prodotto che eguaglia esteticamente il Nissan Connect che utilizziamo nelle nostre Qashqai. Praticamente è un clone con tanto di CD e DVD. Raga, erano anni che non si vedevano queste cose particolari, ecco perché seguito a dire anacronistico. Però sicuramente sarà apprezzato da moltissime persone. Perché? Perché essendo un clone del Nissan Connect passa inosservato. Non c'è una scritta del brand, non ha un display da 10 pollici dove può sicuramente attirare l'attenzione di qualche malintenzionato. Ovviamente al suo interno cambiano molte cosette. Partiamo subito con il display. Un display da 8 pollici con matrice QLED e risoluzione di 1280 x 720. Utilizza questa volta un processore differente che non ho mai testato. Parliamo di UIS 7862S, un octa-core con 4 GB di RAM e 64 GB di storage. Come vi avevo già accennato, ha un sistema operativo Android 12, quindi sicuramente migliorato rispetto al Road Envy F10 che utilizzava un Android 10. E poi vi dico una cosa, utilizza un Bluetooth 5.0 ed ha un finale audio da 4 uscite per 48 watt, pilotato da un DSP con possibilità di attivare o disattivare anche la modalità surround. In più ha un'uscita ottica. Abbiamo la possibilità di poter sfruttare una SIM dati tramite l'adattatore ed infine il prezzo, nota molto ma molto dolente di questa recensione, perché il prodotto che vi presento oggi, acquistabile sul sito ufficiale della Road Envy, viene a costare, rullo di tamburi, $568. La Madonna! Spero solo di avere un codice sconto sostanzioso che poi, come al solito, troverete qua sotto nella descrizione del video insieme ai link di riferimento per portarlo a casa sicuramente a un prezzo un po' più umano. Detto questo, andiamo a vedere il contenuto di sto paccone che pesa un quintale. Siete pronti? Andre! Un libretto di uso e manutenzione in inglese più una brochure dove ci indica tutti i vari collegamenti, cablaggi vari, altra busta di cablaggi dove c'è anche il modulo CAN bus e le uscite RCA, altri cablaggi e praticamente altri cablaggi. Oltre alle 3 tipologie di cablaggi troviamo 3 uscite USB che si possono sfruttare con questo car tablet, l'adattatore per la SIM, un'antenna GPS con base adesiva, un'antenna 4G, un adattatore per le telecamere a 360, l'adattatore per sfruttare la presa USB che abbiamo sotto il bracciolo, antenna Wi-Fi, serie di uscite RCA per poter collegare un amplificatore o subwoofer e poi troviamo un microfono esterno. Per quanto riguarda i cablaggi, ripeto ancora una volta, almeno così faccio chiarezza, questo che utilizzeremo oggi è il CB008, vedete, con 2 connettori semi uguali, modulo CAN bus. Per la mia Nissan Qashqai è idoneo questo, come vi ho già detto. Il CB011X è il cablaggio idoneo per le autoradio base, mentre il CB068 è il cablaggio necessario per chi ha il Nissan Connect con Android Auto ed Apple CarPlay.
così abbiamo chiuso il cerchio. Display da 8 pollici, come vi dicevo, tasti fisici che si illuminano, pulsanti di accensione e rotella per aumentare e diminuire il volume, andare avanti con le stazioni radio, entrare nel setup, SD. Qui ragazzi ci dovrebbe essere di qua, ecco, l'ho sbagliato. Qui c'è praticamente la fessura per poter sfruttare una micro SD. Nella parte posteriore troviamo l'antenna wifi, antenna 4G, antenna AM FM, connettori di alimentazione e vari connettori per andare a collegare il tutto. E qui abbiamo l'antenna GPS, l'uscita ottica. Qui ci sono delle viti per poter fermare l'autoradio. Questo è della Nissan Micra, ragazzi, per farvi capire, ma vedete che praticamente l'ingombro è lo stesso. E qui ci sono delle staffe laterali dove va fissato alla scocca dell'autovettura e possiamo rimuovere le staffe che sono presenti sul Nissan Connect e posizionarle su questo autoradio per bloccarlo sicuramente meglio, in modo che non si sfila solo con una leva in plastica. Bisogna andare a smontare tutte le viti. Quindi devo dire, se avete intenzione di installare un prodotto del genere, andate a recuperare le staffe e fermatelo come si deve. A questo punto che dobbiamo fare? Povera la mia Nissan Qashqai, se potesse parlare quante me ne manderebbe. Andiamo a molestare per l'ennesima volta la mia bestia. Andiamo, raga. Povera. E che le danze abbiano inizio. Questi sono tutti i cablaggi che useremo per andare a installare il car tablet. Allora, i due connettori della Qashqai in modalità CB008, adattatore per la presa USB sotto il bracciolo, antenna AM FM, antenna DAB, connettore marrone, i due RCA del subwoofer installato sotto il sedile, il cavetto remote per far accendere il subwoofer quando accendiamo l'autoradio, connettore azzurro, antenna GPS. E questo, ragazzi, è il modulo DAB con la doppia antenna che vado a utilizzare con connessione USB, antenna 4G e poi il microfono esterno. Cosa molto importante che vi ricordo sempre: se andiamo a scollegare il gruppo clima e spie airbag, non accendete il quadro, perché altrimenti rimane l'errore. Proseguiamo con la rimozione di queste due viti che vanno a fermare il DVD, 1 e 2. Andiamo a rimuovere anche la protezione delle due antenne. Iniziamo con il cablaggio vero e proprio, i due connettori bianchi che andranno posizionati qui. Questo è uno, il terzo, ragazzi, non va utilizzato sulla nostra Qashqai. Sulla cavetteria questa del positivo, in quanto arriva già scollegato e va collegato, altrimenti non funziona, non si accende il car tablet, dobbiamo collegare questi due fili rossi F con F1, in quanto F2, che è posizionato su quest'altro connettore, non porta nessun 12 volt, quindi se collegate questo non ci accenderà mai il car tablet. Per andare a recuperare il cavo remote, perché non è presente su questo cablaggio, il famoso cavetto blu, ho dovuto tagliare, vedete qui c'è uno sdoppiatore di filo dove c'è il positivo, e ho recuperato i 12 volt per poter accendere il subwoofer. Detto ciò, proseguiamo. Quindi andiamo a collegare l'adattatore per sfruttare una SIM. Eccolo qua, tanto sono dedicati, ragazzi, non vi potete sbagliare. Adattatore per due prese USB, una USB, quindi si può collegare tutto, pendrive e quant'altro, modulo DAB e phone line, quindi direttamente al nostro telefonino, ok? Non dovrebbe andare a leggere chiavette, ma dovrebbe essere dedicato proprio per collegare Android Auto ed Apple CarPlay in modalità cablata. Qui terza presa USB, e andremo a collegare la presa USB sotto il bracciolo. Le USB sono al completo. Adattatore per RCA, quindi collegare un subwoofer o amplificatore. A seguire antennina wifi, colleghiamo l'antenna AM FM, colleghiamo la singola presa USB all'uscita del modulo DAB USB,
colleghiamo lo sdoppiatore e andiamo a collegare i due canali del subwoofer, destro e sinistro, 1 e 2. Colleghiamo il cavetto remote per far accendere il subwoofer, cavetto di massa lo colleghiamo a questa vite qui dietro, adattatore per recuperare la presa USB sotto il bracciolo. Rimettiamo un po' di nastro isolante, ragazzi, perché altrimenti si scollega, perché non ha l'aggancio, e lo andiamo a collegare ad un'uscita USB, in quanto ricordate abbiamo 3 uscite USB, di cui una va collegato al modulo DAB se lo utilizzate, una va all'interno del cassettino per collegare il telefono e un'altra va sotto il bracciolo. Eccola qui. Per quanto riguarda le telecamere a 360 o la singola telecamera, vedete sempre su questo adattatore dove si collega al subwoofer c'è anche un RCA con scritto cam in, questo qui, e lo dobbiamo collegare a questo RCA proveniente dal connettore collegato, ragazzi, non questo qui che non colleghiamo, con scritto cam in. Poi vediamo se funziona tutto correttamente. Colleghiamo il cavetto di alimentazione, questo nero, qua sotto. Ok, colleghiamo l'antenna 4G, ragazzi è un po' cortina, quindi non so se si vede. Eccola qui. Antenna AM FM, antenna GPS, quindi non serve nessun adattatore, si collega direttamente quella che esce dal cruscotto. Ed in ultimo, se avete installato anche il microfono esterno, andiamo a collegare il connettore grigio. Eccolo qua. Verifichiamo il tutto. Per facilitarvi l'uscita all'interno del cassetto portaoggetti dell'adattatore per la SIM e della terza presa USB, rimuoviamo il cassettino, è semplicissimo. Tiriamo fuori questa levetta che regge il cassettino qua sulla destra e poi tiriamo a noi 1 e 2 e rimuoviamo il cassettino. Fatto. Sulla destra qui vedete che c'è una fessura laterale che va a corrispondere direttamente all'interno del cassettino portaoggetti. Allora, sembra che si accende almeno quello. Allora, vediamo un attimo, proviamo a mettere le telecamere. Ok, funziona tutto. Prima di procedere con la vera e propria installazione vi ricordo che dobbiamo inserire questi fermi in metallo, quindi se non li avete potete toglierli dal Nissan Connect che avete sulla vostra auto e vanno inseriti qui. 1, 2, 3 da questa parte e 3 dall'altra parte. Ripeto, se avete anche le staffe del vecchio Connect potete inserirle su questo autoradio in modo che comunque si vada a fermare in maniera un po' più consistente. Mi raccomando, sistemate bene la cavetteria perché vedete quanto è profondo questo di autoradio, quindi va quasi a toccare giù in fondo al cruscotto, quindi spalmate bene tutta questa papier di roba, compreso il modulo CAN bus, perché altrimenti non si va a inserire fino in fondo. Eccoci qua. Prima di proseguire con la recensione volevo rispondere a un vostro quesito che mi ponete spesso, e cioè
Installando un qualsiasi car tablet all'interno della nostra Nissan Qashqai guadagniamo tantissime cose, è vero, ma ne perdiamo alcune. Nello specifico andiamo a perdere 3 elementi che vediamo all'interno del display dell'auto, quindi dove i 4 strumenti. Il primo è la memorizzazione dei segnali stradali. Che significa? Significa che, non avendo più il navigatore originale di serie, i segnali stradali vengono catturati solo dalla telecamera che abbiamo sul parabrezza e quindi seguiamo ancora a vederli. Però che succede? Se passa un determinato tempo dall'ultimo segnale memorizzato, se non incontriamo altri segnali stradali, il segnale magari di velocità, limite di velocità che ha memorizzato l'autovettura non si vedrà più, nel senso che ci sarà solo il simbolo con 3 lineette, perde la memorizzazione, non mantiene il limite di velocità. La seconda cosa è che perdiamo le svolte del navigatore sempre all'interno del display dell'auto, perché non abbiamo più l'autoradio originale. Terza cosa che su alcuni si perde e su alcuni no è la bussola. L'importante è che non perdiamo la strada di casa. Andiamo bene. Spero di aver risposto a tutti, perché sono cose che magari non tutti dicono quando si installa un car tablet, ma giustamente vanno riportate. Schermata principale di questo launcher. Qui abbiamo tutte le applicazioni: musica, navigazione, radio, connessione ad Android Auto ed Apple CarPlay e varie applicazioni. Impostazioni, musica, video, radio e navigazione, oltre che ai tasti fisici ovviamente: radio, telefono, menu, dispositivo. Questo è dedicato per quanto riguarda il CD DVD e qui c'è il tasto navigazione. Possiamo mettere il mute dell'audio, aumentare e diminuire il volume, andare avanti con le stazioni radio e setup. Allora, il launcher, ragazzi, è personalizzabile fino a un certo momento, se vogliamo dire, in quanto questi widget non si possono spostare. Cioè, questa è la pagina principale. Possiamo in questo caso però andare a sostituire le icone qui davanti. Queste 4 icone si possono sostituire a piacimento, mentre per inserire gli altri widget in una pagina vuota andiamo a scegliere o i sfondi o in alternativa i widget, e questi sono tutti quelli disponibili che possiamo andare a inserire in una pagina vuota. Ok, quindi come personalizzazione insomma non è che sia proprio il top. Impostando la modalità giorno-notte, quando accendiamo le luci praticamente si vanno a scurire le icone per dare meno fastidio durante le ore notturne. Partiamo con la musica, quindi impianto audio di questo Rode Envy X12. Allora, l'impianto audio diciamo che si sente bene, ma ha bisogno di una regolazione certosina. Vi faccio vedere, questa è la mia regolazione. Devo dire che ho trovato un buon compromesso: bassi a sufficienza, medio alti discreti. Da qui possiamo regolare tutto l'arco della frequenza. Ok, abbiamo a disposizione tutti questi settaggi. Andiamo sulle impostazioni per andare a settare anche il subwoofer, se l'avete già impostato o comunque collegato. Vedete, qui c'è la frequenza di passaggio del subwoofer, abbiamo il surround che può essere attivato o disattivato, abbiamo l'amplificazione dei bassi, io ho portato a 172 Hz, il campo audio per spostare la frequenza diciamo da una parte all'altra e il filtro dei bassi. Queste sono le mie impostazioni e devo dire che ho trovato un buon compromesso per quanto riguarda la musica. Passiamo al comparto video. Allora, il video, eccolo qui. Andiamo a cercare sulla SD, questa qui, ragazzi, che ho inserito qui dentro, una micro SD.
filmato per display. Come detto all'inizio, vedete che ha il DVD, quindi andiamo a vedere Iron Man, registrato rigorosamente a casa. Andiamo a vedere anche il CD, quindi file musicali. In questo caso è un CD originale, rigorosamente anni 80. Diciamo che è un po' lentino per caricare, diciamo, il contenuto, però una volta caricato puoi vedere ci sono le tracce e funziona tutto regolarmente. Possiamo andare avanti con i pulsanti fisici per quanto riguarda le tracce audio. Non è il top, ragazzi, per quanto riguarda i CD audio. Diciamo che salticchia un pochino, È ovvio che il CD è un po' rovinato in quanto è un po' datato, però fa fatica a leggerlo e ogni tanto salta le tracce. Da qui andiamo al comparto radio AM FM, dimensione suono RDS. Allora, radio AM FM non è il punto forte di questi autoradio o car tablet cinesi, ragazzi, quindi diciamo che l'autofrequency lascia un po' il tempo che trova, però devo dire che le stazioni vengono mantenute abbastanza bene, almeno le stazioni locali. Per quanto riguarda la radio DAB, in linea con gli altri car tablet, quindi stessa sensibilità del segnale, ragazzi, sono tutti uguali praticamente i car tablet, quindi dipende spesso e volentieri dal segnale. Navigazione, in questo caso Google Maps, quindi abbiamo tutta la mappa di navigazione per scegliere quello che vogliamo, e da qui possiamo anche chiedere guidami a Roma. Procedi in direzione sud-est verso... Chiudiamo e torniamo alla home. Per quanto riguarda le telecamere a 360, ragazzi, si possono ovviamente impostare quando mettiamo la retromarcia, o possiamo attivarle da questo pulsantino fluttuante. Quindi clicchiamo sul pulsantino e ci apre le telecamere. Cliccando ancora un'altra volta ci va a far vedere la ruota destra, quindi lo specchietto destro e la parte anteriore, e poi cliccando nuovamente si esce. Da questa icona si va alle impostazioni complete di questo car tablet. Qui vedete c'è rete internet. Io in questo caso ora sono connesso con l'hotspot del telefono. Perché? Perché l'autoradio che mi è stato inviato ha un problema con la SIM 4G. Praticamente funziona tutto, viene riconosciuta, vedete, rete TIM, però non ha segnale. Quindi anche avendo collegato l'antenna, la solita antenna sul parabrezza che vado a utilizzare su tutti i car tablet, vedete non c'è segnale, quindi non posso sfruttare la SIM. Spero che sia solo il mio autoradio. Non avendo una connessione 4G sto utilizzando l'hotspot per le applicazioni come YouTube che necessitano di internet, vedete? E almeno in questo caso funziona tutto perfettamente. Poi sempre in questo menu abbiamo le impostazioni auto, e da qui possiamo scegliere molti settaggi interessanti.
come la modalità di navigazione che vi ho detto prima. Possiamo scegliere le applicazioni installate nel Car Tablet. Io ho selezionato Maps, ma potete mettere qualsiasi altra applicazione di navigazione. Modalità giorno-notte per far cambiare la modalità delle icone, quindi chiaro e scuro, quando si accendono i fari della tua vettura. Insomma, vedete che ci sono molte cosette interessanti, andatevele a spulciare. Da qui impostazioni avanzate, che si entra con 4 zeri, si va proprio nel cuore del Car Tablet, ma, e ripeto, ma se non sapete cosa andare a toccare, mettetevi le mani in tasca, perché altrimenti fate dei danni come la grandine. Il sistema, lingua, per andare a impostare la lingua, la data e quant'altro. La data si imposta perfettamente, 10:48 e 10:48 della tua vettura, quindi si sincronizza perfettamente. Phone, si va nel Bluetooth del dispositivo. Qui c'è il tasterino per effettuare una telefonata, qui ci sono tutti i contatti, e per scaricare rubrica, una volta che siamo collegati tramite Bluetooth, dobbiamo cliccare su questa icona. Allora, il nome del dispositivo è BT6C17, la password per entrare sono 4 zeri. Andiamo a collegarci, accoppiamo e spuntiamo accesso anche ai contatti e cronologia chiamate e facciamo a coppia. Pixel 8 Pro connesso. Vedete, quando si connette al Bluetooth parte Z-Link per Android Auto e vedete che già si è collegato ad Android Auto. Qui abbiamo tutte le applicazioni compatibili con Android Auto, abbiamo Spotify, WhatsApp per le chiamate, abbiamo Waze, ok, abbiamo Maps. Anche avendo 4 giga di RAM, devo dire che si comporta molto ma molto bene. Chiama Lucilla. Amore? Ehi, sto in macchina, sto a provare l'autoradio, quello nuovo. Come si sente? Sente bene, male? Benissimo. No, Benissimo. Sente benissimo? Benissimo. Ok, senti un attimo, Sì. se io tocco qua, tu senti? Senti? Sì. Ah, quindi funziona perfettamente il microfono esterno. Ci vediamo a casa? Sì, sto a casa. Ciao. Io. Ciao. Come vi ho accennato prima, ragazzi, questo Car Tablet della Roadanvi, anche avendo solamente 4 giga di RAM, è molto veloce e reattivo, come potete vedere. Non si inceppa, nessun impuntamento, e vi faccio vedere anche il risultato di Antutu, che diciamo durante i miei test ha raggiunto 224.886 di punteggio. Visto che ci siamo, vi faccio vedere anche altre caratteristiche hardware di questo Roadanvi X12. Vi ricordo, X12 sta per Android 12. Andiamo a vedere. Allora, sistema. Questo è il sistema che viene utilizzato. Il nome del dispositivo è KingBud SA10EEA, e già questo SA10 mi dà da pensare. Ok, 4 GB di RAM e 64 GB di storage. Processore 6 per ARM Cortex A55 e 2 per ARM Cortex A75. Andiamo nello schermo. Risoluzione 1280x720 e 239 dpi. Ed in ultimo andiamo a vedere la versione di Android. Sorpresa, sorpresa, non è una versione 12 come viene decantato nel sito del produttore, ma è una versione 10. Anche nel setup andiamo a vedere le informazioni sul telefono e ci dà una versione di Android 10 e non 12. Passo e chiudo. Bene amici, siamo giunti al termine di questa lunghissima recensione per quanto riguarda il Roadanvi X12. È stata un parto, ragazzi. Per chi mi segue su Facebook può capire quale sia stato il motivo. Chiudiamo il pippone e andiamo a vedere brevemente le cose che funzionano perfettamente su questo X12 e le cose che si devono sicuramente migliorare. Partiamo subito con il display. Un display ben definito con 8 pollici. Vi ricordo che ha una risoluzione 1280x720 e una matrice QLED. La seconda cosa che mi è piaciuta, anche avendo 4 GB di RAM, è la velocità generale del sistema.
audio, se andiamo a regolare minuziosamente in maniera certosina il DSP di questo X12 riusciamo ad ottenere un audio più che accettabile. Altra cosa da evidenziare assolutamente sono le telefonate in viva voce che si fanno con questo X12, nulla che invidiare all'autoradio originale della nostra Nissan Qashqai, e non è cosa da poco. Ed infine i tasti fisici, che aiutano sicuramente a utilizzare il dispositivo in maniera molto più semplice ed intuitiva. Ora vediamo le cose che personalmente non mi hanno fatto impazzire di questo Rodanvi X12. La prima in assoluto, ragazzi, come detto all'inizio, è il costo un pelino eccessivo. Speriamo che la Rodanvi mi possa inviare un codice sconto che troverete sempre qua sotto nella descrizione del video, come al solito. Il parcheggio assistito, nota dolente di questi car tablet, anche del Dasaida, funziona tutto, si può cliccare dal display come avete visto all'inizio, completa l'operazione, ma poi per uscire dobbiamo sempre cliccare sul pulsante fluttuante. Il CD fa difficoltà a leggere dischetti audio originali, salta le tracce, è molto lento nella partenza, non mi è piaciuto, mentre il DVD legge perfettamente anche i dischetti non originali, cioè quelli fatti artigianalmente a casa nostra. Ed in ultimo, almeno sul mio Rodanvi X12, diciamo che il modulo 4G non funzionava correttamente. Detto questo, perdonate se mi sono dilungato un po' troppo con la recensione, lo so, mezz'ora di video, raga, è tanta, però voglio dire, non mi sentivo di fare una recensione superficiale, visto anche il costo di questo X12, quindi ho voluto proprio spremere come un limone questo car tablet per tirare fuori i pro e i contro, e per tirare fuori i pro e i contro a volte, ragazzi, serve tempo, perché dobbiamo andare a spulciare, sto cazzo. In che senso? Insomma, ci vuole tempo e basta. Andiamo bene. Se il video vi è tornato utile o vi è piaciuto, vi chiedo gentilmente di lasciare un bel mi piace come sempre, iscrivetevi al canale in modo da potermi supportare, ma soprattutto lasciate un commento qua sotto su cosa ne pensate di questi autoradio, dubbi, perplessità o semplicemente consigli utili per la nostra grande famiglia. Noi ci si vede in una delle prossime e fresche recensioni. Lo so, raga, c'è un po' di sottofondo, ma almeno mi sento fresco come la rosa, non sudo più. Un bacione da Francesco, ciao belli, statevi bene.